Ciao a tutti e benvenuti su Italiano Tales. Mi chiamo Sara e oggi ho qualcosa di interessante per voi. In questo episodio impareremo e praticheremo l'italiano con una storia. Ma non preoccupatevi, non leggeremo tutto il libro. Questa è una versione breve e semplice della storia, creata specialmente per le persone che stanno imparando l'italiano. La storia che ascolterete oggi si chiama L'isola del tesoro. Racconterò la storia lentamente e chiaramente, così sarà facile da capire. Ecco il nostro piano per oggi. Prima ascolterete la storia usando un italiano semplice. Dopo vi spiegherò alcune parole importanti della storia. Descriverò ogni parola in modo facile e vi darò degli esempi. E alla fine faremo insieme un esercizio di shadowing. Questo significa che potete mettere in pausa il video, ripetere le frasi e anche scriverle se volete. Quindi mettetevi comodi e preparatevi. Questa è la storia dell'Isola del Tesoro, raccontata specialmente per chi sta imparando l'italiano. Molti anni fa, in un villaggio tranquillo vicino al mare, c'era una piccola locanda chiamata Admiral Bambo. Un ragazzo di nome Jim Hawkins viveva lì con sua madre e suo padre. La vita nella locanda era calma e semplice. Solo pochi viaggiatori si fermavano lì e la maggior parte dei giorni era molto tranquilla. Non succedeva mai nulla di emozionante, ma un giorno tutto cambiò. Un vecchio marinaio arrivò alla locanda. Era alto e forte, ma aveva un aspetto duro e un po' pericoloso. Aveva una grande cicatrice sul viso. Non parlava molto, ma sembrava sempre preoccupato. Ogni mattina saliva su una collina vicino al mare. Portava con sé un telescopio e guardava l'acqua come se stesse aspettando qualcuno. Beveva anche molto rum e spesso cantava vecchie canzoni di pirati ad alta voce. Quelle canzoni facevano sentire a disagio gli altri ospiti. Il marinaio si chiamava Billy Bones. Billy disse a Jim di fare attenzione a un marinaio con una gamba sola. Ogni mese gli dava una moneta d'argento per osservare e dirgli se un uomo così fosse arrivato. Jim non capiva davvero perché Billy avesse tanta paura, ma era chiaro che il vecchio marinaio si stava nascondendo da qualcuno. Un giorno un uomo cieco arrivò alla locanda. Il suo nome era Pew ed era ancora più spaventoso di Billy. Diede a Billy qualcosa chiamato la macchia nera. Tra i pirati, la macchia nera è un segno di pericolo e un avviso di morte. Quando Billy la vide, il suo viso diventò molto pallido e sembrava terrorizzato. Pochi momenti dopo, cadde improvvisamente a terra e morì. Il suo cuore semplicemente si fermò. Dopo la morte di Billy, Jim e sua madre aprirono il piccolo baule che apparteneva a lui. Volevano trovare i soldi che doveva loro. Dentro il baule trovarono monete provenienti da molti paesi diversi, ma trovarono anche qualcosa di molto più importante. Era una mappa. Non era una mappa qualunque, ma una mappa del tesoro. Mostrava il luogo dove il famoso pirata Capitan Flint aveva nascosto un grande tesoro molti anni prima. Jim
portò subito la mappa al dottor Livesey, un medico intelligente e gentile, e allo Squire Trelawney, un ricco proprietario terriero. Quando videro la mappa si entusiasmarono molto. I tre decisero di organizzare un viaggio attraverso il mare per cercare il tesoro, e così iniziò la loro grande avventura. Il dottor Livesey e lo Squire Trelawney comprarono una nave chiamata Hispaniola. Era una nave forte e bellissima, perfetta per un lungo viaggio. Assunsero anche un capitano per guidare la spedizione. Il suo nome era Capitano Smollett. Era severo e serio, ma anche onesto e giusto. A Jim fu permesso di unirsi alla nave come mozzo di cabina. Si sentiva orgoglioso ed entusiasta perché non aveva mai navigato su una nave prima. Uno degli uomini che lavoravano sulla nave era Long John Silver. Lavorava come cuoco. Silver aveva solo una gamba e usava una stampella di legno per camminare, ma si muoveva molto velocemente e sembrava sempre allegro. Era intelligente, amichevole e amava raccontare divertenti storie di mare. Sulla sua spalla c'era un pappagallo verde brillante che continuava a ripetere: "Pezzi da 8, pezzi da 8". All'inizio a tutti piaceva Silver. Era gentile, disponibile e sempre sorridente. Ma presto Jim scoprì qualcosa di terribile. Un giorno Jim si nascondeva dentro un grande barile sulla nave. Mentre era lì, sentì Silver parlare piano con alcuni altri marinai. Quello che Jim sentì lo scioccò. Silver e molti membri dell'equipaggio erano in realtà pirati. Avevano un piano segreto. Avrebbero aspettato finché il tesoro fosse stato trovato. Poi avrebbero preso il controllo della nave e tenuto il tesoro per sé. Jim ebbe molta paura, ma rimase completamente in silenzio e ascoltò attentamente. Più tardi raccontò tutto al capitano Smollett e agli altri uomini onesti. Ora conoscevano la verità. Molti marinai sulla nave erano pirati pericolosi. Da quel momento gli uomini fedeli capirono che dovevano stare molto attenti e prepararsi a difendersi. Dopo molti giorni di viaggio sul mare, la nave arrivò finalmente all'isola del tesoro. L'isola era verde, selvaggia e molto silenziosa. C'erano molti alberi, colline, grandi rocce e perfino grotte nascoste. Il luogo sembrava tranquillo, ma Jim e i suoi amici sapevano che poteva essere anche pericoloso. Alcuni membri dell'equipaggio andarono subito sull'isola. Jim andò con loro, ma dopo poco tempo si allontanò da solo nella foresta. Mentre camminava tra gli alberi, incontrò improvvisamente un uomo strano chiamato Ben Gunn. Ben era stato un pirata in passato, ma i suoi compagni pirati lo avevano lasciato da solo sull'isola molti anni prima. Aveva vissuto lì per 3 lunghi anni. Durante quel tempo era sopravvissuto mangiando bacche e cacciando capre selvatiche. Ben sembrava un po' strano quando parlava, ma era anche gentile e amichevole. Presto raccontò a Jim un segreto importante. Ben disse di aver già trovato il tesoro
che una volta apparteneva al famoso pirata Capitan Flint. Lo aveva spostato e nascosto in un posto sicuro. Ben promise che avrebbe aiutato Jim e i suoi amici, ma aveva una condizione: dovevano promettere di riportarlo a casa quando l'avventura fosse finita. Mentre tutto questo accadeva, la situazione sull'isola diventava sempre più pericolosa. Long John Silver e gli altri pirati presero il controllo della nave. Chiesero anche la mappa del tesoro. Il capitano Smollett, il dottor Livesey, lo Squire Trelawney e gli altri uomini fedeli si spostarono rapidamente in una vecchia casa di legno sull'isola. Decisero di restare lì per difendersi dai pirati. Presto iniziò una battaglia tra i due gruppi. I pirati attaccarono la casa di legno con pistole e spade. Volevano rubare la mappa del tesoro, ma gli uomini onesti erano coraggiosi e intelligenti. Combatterono con forza e difesero la casa. Non volevano dare la mappa ai pirati. Durante questo tempo, Jim fece qualcosa di molto coraggioso. Trovò una piccola barca rotonda vicino alla riva. In silenzio e con molta attenzione usò la piccola barca per tornare alla Hispaniola. Quando arrivò alla nave, affrontò un pirata pericoloso. Dopo una lotta difficile, Jim riuscì a sconfiggerlo. Poi Jim prese il controllo della nave e la portò in un posto più sicuro, lontano dai pirati. Più tardi Jim tornò alla casa di legno e raccontò ai suoi amici tutto quello che aveva fatto. Insieme continuarono a lottare contro i pirati. Long John Silver cercò di comportarsi di nuovo in modo amichevole. Fece finta di cambiare parte e disse di voler aiutare gli uomini onesti. Ma Jim e gli altri non si fidavano più di lui. Alla fine i pirati presero la mappa e andarono nel luogo dove pensavano che il tesoro fosse sepolto. Iniziarono a scavare la terra ancora e ancora, ma non c'era nessun tesoro, la buca era vuota. I pirati rimasero scioccati, pensavano di essere stati ingannati. Quello che non sapevano era che Ben Gunn aveva già preso il tesoro molto tempo prima e lo aveva nascosto dentro una grotta. Alcuni pirati si stancarono e si arresero, altri scapparono nella foresta e non furono mai più visti. Alcuni erano semplicemente troppo deboli per continuare a combattere. Alla fine, gli uomini onesti vinsero la battaglia. Erano molto stanchi, ma erano salvi. E finalmente sapevano dove si trovava il vero tesoro. Quando entrarono nella grotta, trovarono mucchi di oro, argento, gioielli preziosi e monete provenienti da molti paesi diversi. Il tesoro era ancora più grande di quanto avessero immaginato. C'era così tanto tesoro che dovettero portarlo alla nave facendo molti viaggi. Presto furono pronti a lasciare l'isola. Alcuni pirati furono lasciati lì, alcuni erano morti durante i combattimenti e altri erano scappati nella foresta. Long John Silver era ancora con loro. A volte li aveva aiutati, ma aveva anche mentito e tradito molte volte. Poi una notte, mentre tutti gli altri dormivano, Silver scomparve in silenzio.
Portò con sé un piccolo sacco di tesoro e non fu mai più visto. Alla fine la nave salpò e tornò in Inghilterra. Jim e i suoi amici tornarono a casa sani e salvi e ora erano molto ricchi. Ma Jim si sentiva diverso dentro. L'avventura lo aveva cambiato. Aveva visto il pericolo, l'avidità e la morte, ma aveva anche imparato il coraggio, l'amicizia e la fiducia. Non era più solo un ragazzo, era diventato grande. Ora vediamo alcune parole utili dalla storia dei pirati di oggi. Queste parole ti aiuteranno a capire le storie più facilmente e anche a parlare italiano in modo più naturale. Prima dirò la parola, poi spiegherò il significato in modo semplice. Dopo darò un esempio della vita di tutti i giorni. Infine la diremo insieme. È il momento di fare pratica di shadowing. Pronti? Bene, cominciamo. La nostra prima espressione è vicino al mare. Questo significa un posto che si trova vicino all'oceano o alla costa. Per esempio, hanno costruito una piccola casa vicino al mare. Hanno costruito una piccola casa vicino al mare. Ora ripeti dopo di me. Vivevano vicino al mare. La locanda era vicino al mare. Eccellente! Ora guardiamo la parola locanda. Una locanda è un piccolo hotel dove i viaggiatori possono dormire. Le locande sono spesso tranquille, un po' antiche e molto accoglienti. Per esempio, abbiamo dormito in una piccola locanda durante il nostro viaggio. Abbiamo dormito in una piccola locanda durante il nostro viaggio. Ora ripeti questa frase. Riposiami in una locanda. Ottimo lavoro. La prossima parola è rozzo. Quando una persona sembra rozza, significa che ha un aspetto duro, selvaggio o poco ordinato. Per esempio, il marinaio sembrava rozzo, con i capelli disordinati e i vestiti vecchi. Ora ripeti dopo di me. Sembrava rozzo e spaventoso. Quell'uomo ha una voce ruvida. Molto bene. La prossima parola è cicatrice. Una cicatrice è un segno che rimane sulla pelle dopo che una ferita guarisce. Per esempio, lei ha una piccola cicatrice sul ginocchio da quando è caduta da bambina. Ora ripeti questa frase. Ha una cicatrice sul viso. Bel lavoro! La prossima parola è nervoso. Quando ti senti nervoso, significa che sei preoccupato o hai paura che possa succedere qualcosa di brutto. Mi sento nervoso prima di parlare davanti a molte persone. Ora ripeti questa frase. Jim sembrava nervoso. Bene, ora prova questa. Lei si sentiva nervosa prima dell'esame. Eccellente! La prossima espressione è stare a guardare se arriva qualcuno.
Questo significa aspettare e guardare attentamente per vedere se una persona sta arrivando. Ecco un esempio. Lui stava vicino alla finestra a guardare se arrivavano i suoi amici. Ora ripeti questa frase. Stava guardando se c'era pericolo. Ottimo! La prossima espressione è tenere gli occhi aperti. Questo significa osservare con attenzione e restare vigili. Per esempio, tieni gli occhi aperti per il tuo telefono. Lo perdi molto spesso. Ora ripeti questa frase. Tieni gli occhi aperti per i guai. Bel lavoro! La prossima parola è pallido. Se una persona sembra pallida, significa che la sua pelle diventa molto chiara o bianca. Questo succede spesso quando una persona ha paura, è malata o è sotto shock. Per esempio, lei diventò pallida quando sentì la brutta notizia. Ora ripeti questa frase. Lui sembrava pallido. Molto bene. Ora impariamo la parola crollare. Crollare significa cadere improvvisamente a terra a causa della paura, del dolore o di una grande stanchezza. Per esempio, l'uomo è crollato a terra. Ora ripeti questa frase. È crollato sul pavimento. Ottimo lavoro! La prossima espressione è il suo cuore ha ceduto. Questo significa che il cuore di una persona ha smesso di battere, spesso a causa di paura, shock o malattia. Per esempio, era così spaventato che il suo cuore ha ceduto. Ora ripeti questa frase. Il suo cuore ha ceduto all'improvviso. Bene, la prossima parola è avventura. Un'avventura è un'esperienza o un viaggio emozionante. A volte può essere anche un po' pericolosa. Per esempio, viaggiare in un nuovo paese può essere una bellissima avventura. Ora ripeti questa frase. È stata una grande avventura. Eccellente! La prossima parola è viaggio. Un viaggio è uno spostamento lungo, spesso fatto in nave attraverso il mare. Per esempio, il viaggio della nave è durato molte settimane. Ora ripeti questa frase. Abbiamo fatto un lungo viaggio. Perfetto. Ora guardiamo la parola severo. Una persona severa segue le regole molto attentamente e si aspetta che anche gli altri le seguano. Per esempio, il nostro insegnante è severo, ma anche giusto. Ora ripeti questa frase. Lui è un capitano severo. Ottimo! Ora abbiamo l'espressione prendere il controllo della nave. Questo significa ottenere il potere sulla nave, a volte con la forza, come potrebbero fare i pirati. Per esempio, i pirati hanno cercato di prendere il controllo della nave. Ora ripeti questa frase. Volevano controllare la nave. Molto bene.
Ora abbiamo l'espressione subito. Questo significa immediatamente, senza aspettare. Per esempio, vieni qui subito. Ora ripeti questa frase. Finisci il tuo lavoro subito. Eccellente. E infine abbiamo l'espressione se ne andò. Andarsene significa lasciare un posto tranquillamente, spesso senza parlare con nessuno. Per esempio, non ha risposto alla domanda, se n'è semplicemente andato. Ora ripeti questa frase. Jim se ne andò nella foresta. Ottimo lavoro! E questo è tutto per l'esercizio di vocabolario di oggi. Passo dopo passo, il tuo italiano diventerà più forte e più naturale. Ricorda, imparare una lingua richiede tempo, ma con la pratica migliorerai ogni giorno. E la buona notizia è che non stai imparando da solo. Siamo qui con te in ogni episodio per aiutarti a far crescere il tuo italiano. Io sono Sara e questo è Italiano Thales. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao per ora.